Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche per l'estate 2025. Ok ragazzi, abbiamo la carta della temperanza. Può essere un periodo di pazienza, un periodo dove ci si dedica a guarire il proprio lato psico-emotivo. È anche una carta di grande creatività, è legata alle doti artistiche, quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E sempre nella descrizione c'è anche il link al video di presentazione del seminario di approfondimento sullo studio delle famiglie reali, che è in previsione per inizio giugno 2025. Comunque io tutte le novità, le promozioni, io inserisco sempre tutto nella descrizione del video, ragazzi. Voi aprite la tendina e lì trovate tutto. Bene. Andiamo a vedere l'energia predestinata. Abbiamo un 9 di denari, asso di bastoni, 2 di spade, nuovamente la temperanza, abbiamo un cavaliere di denari e un 3 di bastoni. Ho come la sensazione che questo periodo potrebbe essere molto lento, ragazzi, tra la temperanza e il cavaliere di pentacoli. Devo dire che ve la godrete, sarà un periodo tranquillo secondo me. Partiamo da questo 9, adesso andiamo a vedere le energie un po' generali di tutto il periodo e poi andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da questo 9 di denari, che è una bella carta, devo dire che è una carta di forte appagamento personale. Andiamo a vederlo. Una carta di ricchezza, il 9 di denari, di qualcuno che ha un carattere ben sviluppato. Abbiamo un asso di spade e la luna. Datemi una carta per la luna. 5 di spade e asso di bastoni. Che interessante. È come se, perché avete 3 assi nel giro di 2 carte, c'è come un nuovo inizio, o meglio, un'azione che voi vorreste intraprendere in questo periodo. Andiamo a vederlo un attimo l'asso di bastoni. Torre 8 di spade. Credo è come se si volesse una rottura, un cambio, un qualche tipo di riequilibrio. Probabilmente qui qualcuno inizierà o agirà o farà qualche cosa per destrutturare un modo di pensare. Vi dicevo all'inizio che la temperanza è la guarigione psico-emotiva, quindi una volta che si guarisce la mente, sta meglio anche la parte emotiva, la parte delle emozioni. Vi dico così perché qui avete sia la luna che un 5 di spade al contrario che un 8 di spade. C'è una mentalità un po' troppo buia, cupa, pessimista. Ho come la sensazione che qualcuno pensi che il suo destino sia di rimanere single. Adesso io ve la butto lì, sicuramente non risuonerà con tutti, ma se vi risuona fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere il 2 di spade, imperatrice e morte.
È come se non sapeste se chiudere un capitolo o ampliare un capitolo o andare oltre. Con la carta della morte c'è come un bisogno di trasformazione, di togliersi come degli strati della cipolla, delle maschere, mi viene da dirvi. Andiamo a vedere la temperanza. 5 di pentacoli. È come se qualcuno volesse riprendersi in mano il proprio potere personale, c'è come un modo di pensare da togliersi, da rielaborare, da trasformare, e anche uno stato di ideale carenza, cioè nel senso è come se qualcuno pensasse di essere in una fase di carenza. Ma perché? Perché vedete negativo, perché avete un 8 di spade, perché siete entrati in questo, cioè entrerete. Beh, magari qualcuno c'è già. Ehm, in una modalità di vittima, che è proprio quello che avete bisogno di rielaborare, secondo me, di guarire, la mentalità più che tutto, il modo di pensare, il modo di vedere le cose anche, mi viene da dire. Andiamo a vedere il Cavaliere di Denari. Abbiamo un 6 di bastoni, un re di spade e un fante di bastoni, scusate. È come se doveste costruire il nuovo io, il nuovo sé, in modo lento ma concreto. Qui c'è proprio come un allontanarsi da certi stati di carenza, che con il 5 di pentacoli per qualcuno è una carenza proprio fisica monetaria, E che qui si parte da un 9 di pentacoli e poi ho come l'idea che cioè quindi da una situazione diciamo solida a livello economico, e poi evolvendo la stagione come se decideste di fare qualche cosa che vi porta oltre. È come se i soldi non vi mancassero, però in qualche modo siete dipendenti o condizionati dal vostro modo di pensare per generare altri soldi o per investire questi soldi. E le carte qua vi dicono prendetela solo con calma, cioè questo re di spade può effettivamente far riferimento a un consulente esterno che potreste voler contattare nel prossimo periodo, però guardate, la stessa finisce con un 3 di bastoni, che adesso andiamo a vedere, che è una carta di nuove opportunità, di progetti che vanno avanti, che si espandono. Allora abbiamo un 2 di pentacoli e un 3 di coppe. Di nuovo 2, 2. Qui c'è un qualche tema, ragazzi, che avete bisogno di, diciamo, è come se aveste bisogno di passare oltre. E ha anche a che vedere con qualche tipo di collaborazione. Cioè, io qui ho l'idea che qualcuno potrebbe essere da solo nel iniziare qualche cosa, proprio perché non vuole essere dipendente da altri, però poi arriva un certo punto dove c'è bisogno di consultare, di sentire, di confrontarsi con qualcuno, e qui di nuovo una valutazione sul... Vi dico quello che ho sentito, è meglio se vado avanti da solo o da sola, da solo, da sola vado avanti di più. È un po' questo il senso di quello che ho sentito. Va bene ragazzi, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dall'amore. Ehm, allora, potrebbero esserci delle conoscenze interessanti, però ho anche la sensazione che molti di voi non si sentano abbastanza per questa persona. Mm, a parte che l'apparenza esterna, voglio dire, vale quello che vale, però non è tutto. Qui c'è come da trasformare il vostro modo di pensare su magari quello che potete dare voi all'altro o quello che l'altro può dare a voi. Il tema economico è comunque importante, ma non è una delle cose. C'era una frase che diceva sempre la mia insegnante di ragioneria alle superiori, quando ci stava spiegando il bilancio.
e lei diceva, è una condizione, il risultato doveva essere in un certo modo e lei diceva, che il risultato sia corretto, che sia di qua che di là ci sia lo stesso risultato, diceva, è una condizione necessaria ma non sufficiente. E qui la stessa cosa. È una condizione necessaria, la questione economica, parlare di certi temi piuttosto che essere indipendenti a livello economico o comunque avere una buona base per lo sviluppo di un qualsiasi tipo di progetto, però non è l'unica cosa che serve, ok? Comunque devo dire che il periodo secondo me sarà movimentato. E vi dico anche ragazzi che se per caso siete in una relazione che non funziona molto, quest'estate sarà il giusto trampolino di lancio per lasciarvi alle spalle questa relazione. E vi dico che nel momento in cui lascerete alle spalle questa relazione, a fine periodo, potreste conoscere una serie di personaggi, ok? Per quello che riguarda invece il lavoro, ragazzi, devo dire che sarà un trimestre, scusate, piuttosto tranquillo, piuttosto, insomma, c'è la temperanza come carta base, quindi può essere un mese dove si correggeranno alcune tendenze. Una di queste potrebbe proprio essere il elaborare la vostra indipendenza, il vostro modo di agire indipendente anche nel settore lavorativo. Anche qui ho sentito una frase, imparerete a farvi giustizia da voi. Che qui attenzione, attenzione, perché la parola giustizia, ragazzi, insomma, fate attenzione a come vi muovete, non date colpi di testa, non fate cose in modo avventate, piuttosto consultatevi con qualcuno per capire quale sia il modo migliore per farvi rispettare nel mondo del lavoro. E anche qui, se siete in un lavoro, ragazzi, che non vi soddisfa più tanto, secondo me l'estate, in estate, diciamo, inizierà come una nuova idea, un nuovo progetto, può essere anche un qualche cosa ripescato dal cassetto dopo tanto tempo, però ho come la sensazione che sia il giusto input per dirvi ok, boh, basta, qua non lavoro più bene, non sopporto il lavoro, non mi piacciono gli orari, non sopporto i colleghi, il titolare, non lo so, la distanza, basta. E questo sento che sarà come il trampolino di lancio per avventurarvi in qualche cosa di nuovo, che non è tanto il mandare curriculum a go-go, ma proprio riprendere un po' in mano questo progetto vecchio che avevate e trasformarlo in un lavoro, ed è per quello che qui avete anche il re di spade. Potrebbe venirvi bene comunque sentire un consulente, un avvocato, un commercialista, qualcuno che insomma vi dia una mano a capire quale sia il modo migliore di iniziare questa attività. Avete la temperanza 2 volte e il cavaliere di pentacoli, una raccomandazione che vi fanno le carte è di fare un passo alla volta, ok? Prima si consolida il primo passo con il cavaliere di pentacoli, poi si fa il secondo. Una volta che anche il secondo è stabile, si fa il terzo. È un procedere lento ma costante ed è un qualche cosa che si costruisce in modo concreto, ragazzi, ok? Bene. Per quello che riguarda invece, diciamo, l'ambiente familiare, e qui intendo la famiglia di anime, e quindi i colleghi, gli amici, anche i familiari di sangue, credo che sia un periodo dove tenderete a stare un po' da soli, tenderete un po' a, mi viene da dire, mettere dei limiti, mettere dei paletti. Qui potrebbe essere necessario per qualcuno dire no, ok, adesso ho bisogno di tempo per me, no, ok, adesso non mi metto più in queste beghe di famiglia, oppure è un po' come il ok, se parlando con queste persone non mi capiscono, allora io agisco di conseguenza, faccio in modo che attraverso le azioni mi capiscano, capiscano quali sono
le mie esigenze, i miei limiti, le mie barriere e via dicendo. C'è come un parlar chiaro a livello di famiglia. Per quello che riguarda il lato economico, ragazzi, devo dire che c'è una lenta espansione anche qui. Ehm, Ho l'idea che qualcuno potrebbe cercare nuove fonti di reddito. Potrebbe anche essere, ragazzi, che ci sia qualche vincita durante questo periodo. Più che vincita sono come dei premi, non so se partecipate a dei concorsi, piuttosto che, insomma, c'è come un premio in denaro che potrebbe arrivare. E tutto sommato, ragazzi, devo dire che il trimestre forse sarà un po' più pesante se vogliamo l'inizio dell'estate, ma poi le cose si risolvono in modo un po' più tranquillo, ok? Una volta presa quella decisione, ho fatto quel movimento di inizio periodo, sento che le cose scorreranno meglio. Ok, andiamo a vedere Osho, che cosa vi consiglia. Ok, il matto e il silenzio. Silenzio è la carta della stella, ragazzi? Io ho come l'idea che vi dicano di affidarvi al destino. C'è come un disegno più grande che qui voi ancora probabilmente non vedete con la carta della torre, perché la carta della torre quando arriva scombina parecchio, ragazzi. Però è anche vero che vi dicono come di fare il salto di fede, soprattutto se siete in una situazione o in una relazione che non vi convince più tanto, che vi drena. Sento che il periodo dell'estate sarà un buon periodo per prendere in mano la situazione. Bene, andiamo a vedere quale potrebbe essere un pensiero o una difficoltà che vivete in questo momento. Perché mi è difficile fare domande? Qui c'era un tema, no? Anche un po' con quello che comunicate o quello che volete comunicare, quelle barriere. Che interessante, perché vi è difficile fare domande? Perché avete paura di essere giudicati come persone ignoranti? Perché avete paura di disturbare? Perché avete paura di fare domande banali? In ognuno di questi tre casi non... Cioè, io quando non so qualcosa chiedo, perché non si può sapere tutto nella vita e quindi è giusto chiedere e soprattutto perché fare domande ci permette di non dare per scontato delle cose. Andiamo a vedere quali potrebbe essere una potenziale credenza di questo periodo o momento. Cerco il desiderio inespresso dietro la mia paura. Cos'è che vi fa paura? O meglio, che desiderio avete che state coprendo con la paura? Per qualcuno è un desiderio di indipendenza, può essere sia indipendenza economica che indipendenza relazionale. Andiamo a vedere ancora un pensiero su cui riflettere. Perché credo che una sconfitta sia inaccettabile. Wow, ok. La sconfitta, ragazzi, questo è l'ego, qui avete la torre. È l'ego che ci fa cadere nella trappola del se vinci sei un vincente, se invece perdi sei un fallito. No, no, no. L'anima ha bisogno di fare esperienze e anche di cadere, esattamente come un bambino quando impara a camminare casca ma quante volte e lui semplicemente si tira su fino a quando a un certo punto riesce a camminare. Ed è la stessa cosa. C'è una frase una volta che io ho sentito, ho letto su Facebook, mi sembra che fosse, anni e anni fa,
e che diceva che la differenza tra un fallito e un vincente è che il vincente continua ad alzarsi finché non trova la strada vincente, mentre i falliti semplicemente smettono di provarci nel percorso. Quindi è come se fino ad un certo punto la strada fosse uguale per entrambi, solo che a un certo punto quelli che vengono definiti o che pensano di essere falliti è perché smettono di provarci, semplicemente, mentre gli altri sono più teste dure e vanno avanti fino a quando trovano la strada giusta. E comunque ragazzi la sconfitta, cioè ogni cosa, ogni situazione che ci succede è per metterci alla prova, ok? Se non vinco la prima volta al giochino dei videogiochi, ci provo la seconda, ci provo la terza, ci provo la quarta fino a quando non vinco. E che bisogna credere di poter vincere. Questo è molto importante, soprattutto se giocate denaro. Ok, cosa nuova per la lettura di oggi? Vediamo con che segno zodiacale avrete una maggior interazione in questo trimestre. Può essere sia per il segno zodiacale che per l'ascendente. Se ne sono girati ben 3. Acquario, Sagittario e Bilancia, ragazzi. E ultima cosa, oggi ho ripreso il pendolo, fate una domanda la cui risposta possa essere sì o no, ok? E andiamo a vedere che cosa risponde per voi il pendolo. Adesso mi dispiace perché per come ho messo la telecamera non si vede benissimo, però vediamo. Ok ragazzi, devo dire che la risposta alla vostra domanda è sì. Fatemi sapere qual era la domanda, se si può sapere, e se siete contenti della risposta. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi e condividere il video. Se volete iniziare un percorso con me basato sul lavoro con le credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo tratto anche nella sezione degli abbonati, lì ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, esoterismo, le credenze limitanti, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!